Ragazzi, è incredibile come da un pedale piccolo come questo possa scaturire un suono così potente. E questa è la riprova che la dimensione non conta, almeno per i pedali. Ciao, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e in questo video voglio farvi vedere come risolvere uno dei problemi più importanti dei chitarristi: avere un bel suono con la minima strumentazione. Sono 30 anni, ragazzi, che ho a che fare con pedali, effetti, amplificatori e pur avendone provati tanti, nella mia testa c'è sempre un suono: il suono Plexi, il suono British delle mitiche testate Marshall che hanno fatto la storia del rock e non solo. Ragazzi, chi l'ha provato conosce la sensazione fantastica di suonare con una Plexi a tutto volume, magari anche con una cassa 4x12 se non 2. Immaginate Jimi Hendrix o Jimmy Page su un palco, che sensazioni potessero provare. Purtroppo oggi è praticamente impossibile suonare in quelle condizioni, ma per fortuna la tecnologia ci dà la possibilità di ricreare la sensazione di avere un Marshall Super Lead o Super Bass sotto le dita. Avendo già altri pedali dell'Exotic, ho voluto provare questo SL Drive, anche perché volevo ricreare il suono del mio Marshall senza dovermi spaccare la schiena per portarlo in giro. Faccio una piccola premessa. In passato ho avuto la mia bella Plexi da 100 watt che ho venduto purtroppo a malincuore, soprattutto per un motivo: l'impossibilità di suonarla come volevo io, sia in studio che dal vivo. Era veramente di una potenza esagerata. Sul mercato ci sono però diversi pedali che promettono di ricreare la sonorità del Marshall Super Lead, il timbro Plexi per intenderci, e molti sicuramente ci si avvicinano, ma alla fine, almeno a me, lasciano sempre con un po' di amaro in bocca. Innanzitutto l'SL Drive è uno di quei pedali mini che quando li vedi in foto sembrano che valgano pochissimo, e in realtà io non ho mai capito perché valutiamo il valore di un oggetto dalla grandezza. Mi sono però incuriosito di questo pedale e leggendo online scopro che, secondo quanto dicono gli ingegneri dell'Exotic, l'SL Drive restituisce in maniera fedele il timbro Plexi, e se così fosse veramente risolverebbe tanti problemi di noi chitarristi. Sarà vero? Ma prima di farvelo sentire vi ricordo che trovate il link in descrizione. A prima vista ci sono solo 3 potenziometri, uno del tono, uno del gain e uno minuscolo del volume. A tenerlo in mano si sente che è bello pesante e costruito pensando alla qualità. Come dimensioni è simile all'EP Booster che ho con me da parecchi anni. Ovviamente sono 2 pedali completamente diversi, ma la qualità costruttiva è quella. È un pedale true bypass, per cui quando spengiamo il pedale il suono della chitarra rimane inalterato. Attivandolo si accende il mini LED a sinistra e il suono si avvicina moltissimo al suono della mia Plexi. Sono sincero, sono passati molti anni da quando l'ho venduta, però suonandolo ho subito ripensato alla sensazione che avevo a quel tempo sotto le dita. Lavorando poi con la dinamica o abbassando il volume della chitarra, il pedale reagisce proprio come il vero Plexi. Ovviamente manca quella botta, quello spostamento d'aria dato da una cassa 4x12. Sentiamo quindi come suona tenendo il volume al centro e alzando progressivamente il potenziometro di gain. Sentiamo ora come varia il timbro agendo progressivamente sul potenziometro di tono. Questo pedale lavora benissimo anche con dei single coil e rispetta incredibilmente la dinamica di chi suona.
humbucker diventa molto più aggressivo e quello è il timbro che sicuramente andiamo a cercare in un pedale simile. Se non siamo soddisfatti però possiamo modificarlo ulteriormente e ora vi spiego come. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete il vostro pesantissimo amplificatore e fragassatelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale. Ho detto che non vi voglio. Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Una cosa che mi ha colpito tanto di questo pedale è che include una batteria da 9 volts marcata Exotic. Per molti può sembrare una cosa inutile, ma per me anche questi piccoli particolari fanno la differenza. Non è coperto il pedale per vedere la marca della batteria, ci mancherebbe. Il motivo però è che sotto la batteria abbiamo accesso a un'arma segreta. Ci sono 4 mini switch per modificare il timbro e il gain secondo questo schema. Che cos'è il Super Bass o Super Bass? Nei primi anni del Marshall Plexi l'amplificatore Super Bass era fondamentalmente lo stesso amplificatore con qualche modifica, per cui possiamo, se vogliamo, commutare questo pedale e avere il timbro del Super Bass. A me sinceramente non mi ha fatto impazzire, voi fatemi sapere qual è la modalità che preferite con un commento qui sotto che ovviamente non leggerò. Ragazzi, ma la vera grandissima sorpresa è stato quando l'ho alimentato a 18 volts. Questo infatti è uno dei pedali progettati dall'Exotic per lavorare da 9 fino a 18 volts e se non avete un alimentatore a 15 o 18 volt potete prendere questa scatoletta sempre dell'Exotic che porta la tensione da 9 a 15 o a 18 tramite un piccolo switch laterale. Ma perché aumentiamo il voltaggio? La risposta è molto semplice. Con un livello di voltaggio più alto abbiamo a disposizione più headroom, il pedale diventa molto più dinamico, più brillante e il suono è meno compresso. Non è incluso, va presa a parte, ma sentiamo la differenza tra 9 e 18 volts. Ragazzi, come vedete è fondamentale sapere controllare il proprio suono anche con un semplice pedale. Se volete approfondire il discorso vi suggerisco il mio corso Suoni Effetti in 2 volumi dove vi insegno come usare 17 effetti più utilizzati e come creare 29 catene adatte a qualsiasi genere. Vi lascio il link qui sopra e in descrizione. Ma vediamo i pro e i contro di questo SL Drive dell'Exotic. Pro, in primis il suono. Ragazzi, veramente bello, dinamico, una grande headroom e con quella tipica distorsione British. Sono rimasto molto colpito da questo pedale, soprattutto dopo averlo impostato sulla terza modalità che aggiunge i 6 dB di guadagno e mi ha colpito anche la costruzione che è fatta benissimo, veramente ragazzi. A prova di bomba. Contro, avrei preferito un potenziometro del volume più grande perché veramente è un po' scomodo rispetto agli altri due. La mia idea però è che sia stato fatto appositamente così piccolo per evitare che venga accidentalmente mosso. Un'altra cosa che modificherei sono gli switch interni. Magari è impossibile in un pedale mini, ma è vero pure che una volta che abbiamo trovato il nostro timbro, il suono che più ci piace, non li tocchiamo più e via. Magari però agli amici californiani di Exotic mando un messaggio: se vedete questa recensione pensateci, almeno 1 o 2 switch esterni sarebbero comodi. Se dovessi dare un voto a questo SL Drive probabilmente sarebbe un 9 su 10 e questo solo perché suona divinamente alimentato a 18 volts. Il costo è di circa 160 euro al quale dobbiamo aggiungere una quarantina di euro circa se vogliamo anche il convertitore di tensione e per questo motivo do 9 su 10. Se avessero incluso anche questo sarebbe stato davvero il top. Ragazzi, vi lascio come sempre il link in descrizione, se volete approfondire il discorso sugli effetti non perdetevi il video qui sopra. Noi ci vediamo la prossima settimana col prossimo video. Buona musica!